Sono le 5 del mattino, la temperatura è di circa -4 gradi, ci stiamo staccando dal piccolo porto dei Barchini per recarci all'appostamento e vedere come funziona la caccia alle anatre. Ed eccoci arrivati all'appostamento di Patrizio che ci ha condotto qui dentro il padule di Fucecchio. Ecco, questo è un appostamento, non si direbbe, ma siamo proprio all'interno del padule. Siamo all'interno del padule di Fucecchio, questo è un appostamento fra l'altro censito fra uno dei centrali proprio del comprensorio del padule di Fucecchio. Che cosa significa cacciare alle anatre, alzavole, eccetera, qui nel padule di Fucecchio? Come avete visto stamani siamo venuti giù in condizioni al limite, proprio al limite, perché quando si parte a -5, -6 anche, si viene qua giù, ci vuole una grande passione, una passione che noi abbiamo tutti dentro di noi, che ci viene tramandata dai nostri genitori, dal nostro passato, e noi continuiamo comunque a tramandarla e che cerchiamo di fare del nostro meglio perché questa caccia non finisca, che continui ancora, perché più che diciamo l'abbattimento, l'attività per se stesso, per noi è un deterrente proprio anche per i giovani, per cercare di stare lontani da altri diciamo pericoli che oggi purtroppo sono all'ordine del giorno. E poter vivere in mezzo a questa natura meravigliosa. Senti Patrizio, ci spieghi adesso, la giornata di caccia sta per cominciare veramente, ci spieghi che cosa sta succedendo? Intanto c'è da sistemare l'appostamento, gli stampi, e poi come funziona la giornata? Ecco, mettiamo tutti gli stampi, poi mettiamo i richiami vivi, quindi le anatre, e sistemiamo i volantini all'interno delle cassette dentro l'appostamento e attendiamo l'alba. Diciamo che è il momento migliore per questa selvaggina, perché si muove, diciamo, fa gli spostamenti proprio sull'alba, sul sorgere del sole. E interrompiamo per un momento la caccia alle anatre per dedicare uno spazio alle associazioni venatorie. Uno spazio nel quale oggi abbiamo l'onere di ospitare il presidente nazionale di Arcicaccia, Osvaldo Veneziano, al quale chiediamo qual è il loro punto di vista sul mondo attuale della caccia. Ma abbiamo una
crisi che non si può nascondere, dentro la crisi del paese c'è anche la crisi della caccia, però possiamo uscirne in un solo modo: valorizzare la gestione faunistica. Abbiamo bisogno che gli ATC o i comprensori alpini al nord producano fauna e ambiente, solo così conquisteremo l'Italia. Qual è la ricetta di Arcicaccia, insomma, che si differenzia un po' dalle altre associazioni? Qual è l'elemento che più caratteristico della vostra associazione? Noi ci caratterizziamo per un'operazione verità. È inutile inseguire le sirene di chi promette più tempi, più spazi, più specie. Abbiamo già visto e hanno già dato i cacciatori italiani. Sono barzellettari del Parlamento che di questo hanno fatto solo la loro fortuna. La questione quindi è avere consapevolezza che dalla caccia in crisi si esce solo con fatica, lavorando nei territori, gestendo i territori di movimento e cattura, facendo crescere gli animali. Questo è il punto di debolezza che noi rileviamo negli altri. Basta con la propaganda, adesso solo fatti, investimenti e lavoro, lavoro, lavoro. E su questi auspici noi torniamo adesso a parlare di caccia, torniamo nel padule del Fucecchio a vedere che cosa stanno combinando i nostri amici cacciatori. Siamo quasi arrivati al termine della giornata di caccia, è venuto il momento di chiedere a Patrizio di fare un bilancio, anche se posso dirvi anticipatamente che abbiamo visto all'opera un vero artista di questa caccia. Comunque Patrizio, com'è andata la giornata? Ma guardate, io da quando siamo partiti, vedendo le condizioni climatiche, le condizioni del territorio, presumevo che ci fosse, che si fosse visto poi più di animali, onestamente. Però giustamente bisogna sapersi anche accontentare, abbiamo fatto i nostri abbattimenti, abbiamo fatto la nostra caccia, quindi va bene comunque, va bene.